Adesso prendo una 11/0 e mi inserisco nella 11/0 sopra la super tuo e attraverso pure il cipollottino. Tirare bene. Mi inserisco nella 11/0 accanto. Prendo un'altra 11/0 e mi vado ad inserire nella prima 11/0 dopo il cipollottino. Attraverso queste perline e devo uscire da questa perla azzurra. Giro il lavoro, prendo un cipollottino e mi inserisco nuovamente dentro la perla da 6 mm. Inserisco queste perline, un cipollottino, una 11/0, una perla, una 11/0, un cipollottino e vado ad inserirmi nel cipollottino sopra la super tuo. Ora nuovamente da questa parte dobbiamo inserire le stesse perline che abbiamo inserito qua. Porto in fondo. E mi inserisco nella perla azzurra. Giro. Prendo un cipollottino e mi inserisco nuovamente dentro la perla. Proseguo e devo uscire dalla rocaia. Prendo un cipollottino e mi inserisco
nella prossima rocaia accanto alla perla. Tiro bene. Adesso esco dal cipollottino accanto alla perla e giro il lavoro. E inserisco questa sequenza. Una 11-0, un cipollottino, 3 super tuo separate da 3 cipollettini, una 11-0, una perla da 6 mm, un'altra 11-0. E mi vado a inserire nel cipollottino tra le 2 perle. Nuovamente dobbiamo inserire le stesse perline. E mi vado a inserire nel cipollottino accanto alla perla. Poi rientro nella perla. Attraverso il cipollottino, le rocaie, la perla, la prossima rocaia. Entro nella rocaia seguente. Tirare bene. Esco dalla perla. Prendo 3 cipollotti separati da 2 rocaie, 11-0.
Adesso prendo la goccia e la coppetta. Inserisco una 11-0 e rientro nella coppetta attraverso la goccia, tiro bene il filo e rientro nel primo cipollottino. Adesso prendo due 11-0 separati da due cipollotti. Porto in fondo e mi inserisco nella perla in questa direzione. Adesso uscire dal cipollotto accanto alla perla da 6 mm, attraversare l'11-0 prendere una 11-0 e inserire l'ago nel foro superiore da prima soprattutto. Adesso prendere un cipollottino e inserirlo tra le due super duo. Prendo un altro uscendo dalla super duo, dal foro superiore, dobbiamo inserire due rocaie 11-0 e mi inserisco nel cipollottino.
Adesso attraverso la rocaia accanto adesso attraverso i due cipollotti e le due rocaie entro dentro la goccia, così rinforzo il tutto. Attraverso il cipollottino e inserisco 2 undici zero e inserisco l'ago nel foro superiore della soprattutto. Tra le supertuo inserisco 2 cipollottini, come dall'altra parte. Uscendo dal foro superiore della soprattutto inserisco una 11 zero e inserisco l'ago nel cipollotto seguente attraverso tutte queste perline e devo uscire dalla rocaia dopo la perla azzurra di 6 mm. Esco dalla rocaia accanto alla perla e inserisco un cipollotto di 3 mm. E inserisco l'ago nel terzo cipollotto. 1, 2, 3.
tirare molto bene. A questo punto prendere 4 11 0 e inserire l'ago nel cipollottino sotto la prima supertuo. Tirare molto bene. Adesso prendere una 11 0 e inserire l'ago dentro la rocaille accanto. Inserire l'ago nella rocaille che si trova sulla sinistra. Prendere una rocaille 11 0 e inserire l'ago nel cipollotto di 3 mm. Sistemare le 11 0. Ho sistemato le 11 0. Adesso, uscendo dal cipollotto di 3 mm blu, prendo 4 rocaille. E infilo l'ago nel terzo cipollotto, quindi conto 1 2 3, questo. Inserisco la punta dell'ago verso giù. Tirare molto bene. Prendo un cipollotto di 3 mm e inserisco l'ago nella 11 0 accanto alla perla da 6 mm. Adesso proseguo passando il filo nelle perline e vado facendo qualche nodino, perché l'orecchino è pronto e devo mettere la monachella. Prendo l'anellino di 5 mm, l'ho aperto e lo inserisco tra le perline al centro.
Adesso inserisco il perno. L'orecchino è finito. Vi ricordo che l'azienda NBDC ha messo a nostra disposizione un buono sconto del 15% da spendere su un importo minimo di $10. Questo è il codice Anna2206. Io ho finito il tutorial, spero che vi sia stato gradito. E se volete sostenermi potete lasciarmi un like e potete iscrivervi al mio canale attivando la campanellina per ricevere tutte le notifiche ogni volta che io pubblico un video. Ciao ciao, ci vediamo al prossimo video.